Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione e bentornati sul mio canale. Oggi voglio con voi inaugurare una nuova rubrica che sono delle news sul caffè. Ovviamente chi fa il mio mestiere deve rimanere sempre aggiornato, quindi io tutti i giorni consulto una rassegna stampa in cui vado a informarmi sulle novità di questo mondo e ho pensato di alcune di queste notizie che possono essere molto utili anche a voi e quindi ho pensato di fare una nuova rubrica e magari avrà una cadenza mensile o quando ci saranno notizie importanti di farvi una rubrica sulle news sul caffè che io raccolgo e racconto a voi. Se questa rubrica vi fa piacere che io continui a farlo, ovviamente me lo dovete dire nei commenti perché così capirò se è una rubrica di vostro interesse, allora proseguirò oppure andrò su altri temi che siete sempre liberi di suggerirmi qui in descrizione a questo video. Prima di iniziare il video vi ricordo sempre che alla fine di questo video io premierò come sempre chi di settimana scorsa è iscritto al canale, lasciate un like e commentate il video e lo premierò regalandogli le mie miscele. Se mi iscriverà la mail in descrizione, dopo essere stato sorteggiato, gli regalerò le mie miscele ed è un piccolo modo per appunto premiare chi è fedele e chi mi aiuta a crescere, perché voi sapete che un like, una condivisione di questo video o un'iscrizione al canale aiuta YouTube a capire che questi video sono interessanti per voi e a suggerirli a tante altre persone. Ma adesso iniziamo! Iniziamo con un argomento che se ne è trattato anche nel mio gruppo privato Facebook, quello riservato a chi ha acquistato sul mio sito, può accedere al gruppo privato di 99 Caffè, e si parlava appunto di un concetto di espresso, l'espresso perfetto, l'espresso ristretto, e tra le notizie di questa settimana mi ha incuriosito una ricerca di Nespresso che parlava della lunghezza del caffè e nei rituali di consumo italiani. Questa ricerca in Nespresso esplicita appunto che nelle abitudini di consumo degli italiani l'espresso all'italiana è amato dall'82% delle persone, il lungo dal 20% e la tazza grande o il mug dal 12%. Ovviamente la somma fa più di 100% perché una persona può amare sia il ristretto sia il caffè lungo e soprattutto quindi già si evidenzia come addirittura l'espresso sia appunto amato dall'82% degli italiani mentre il caffè lungo dal 12%, ma qui io già ci farei una riflessione, mi sembra già tanto questo 12% di un caffè lungo in tazza mug. E soprattutto è interessante come l'espresso viene considerato il caffè perfetto al 66% per la colazione, per il dopo pranzo, mentre chi cerca il caffè lungo doppio in mattinata e quindi è più un rituale da sveglia e carica alla mattina, mentre la tazza grande o il mug viene preferito per il 40% nel pomeriggio, quindi come vedete cambia anche la modalità di fruizione perché magari nel pomeriggio si preferisce una tazza grande a sorseggiare durante il pomeriggio per un'ottica più di relax piuttosto che di sveglia. Ovviamente sono dati che un po' ci aspettavamo e poi è interessante vedere come la prossima generazione, la generazione Z, quella considerata tra i 18 e i 25 anni, fa sì che amerà tantissimo i mug e i thermos al posto dei bicchierini di carta e di plastica. Andate a preferire ovviamente quelli di carta, come abbiamo già detto nell'altro video, è una transizione che va fatta per abbandonare la plastica, quindi la nuova generazione sarà molto più attenta a bere appunto nei mug o nei thermos e soprattutto evidenzia come nel futuro si andrà sempre a prestare maggiore attenzione agli specialty coffee dei territori diversi, quindi tutti quei caffè certificati come specialty oppure le monorigini saranno sempre più importanti e soprattutto per la nuova generazione dei 18-25 anni che quindi sta uscendo dalla tradizione del semplice espresso per entrare in un mondo fatto di cultura del caffè anche più attenta rispetto a come siamo abituati noi. E poi si parla anche di come diciamo che la nuova generazione sarà più per un caffè on the go, quindi un caffè da sport nei thermos portatili o nelle appunto tazze da viaggio da sport. E quindi questa è una ricerca che a me sinceramente già mi evidenzia come ci sia un mondo che sta crescendo attento ai specialty coffee e alle tazze sempre più lunghe di caffè della cultura americana. Non voglio dire con bene o male, però è un qualcosa a cui noi torrefattori dobbiamo andare incontro. Di certo io nel mio piccolo soprattutto andrò incontro nel mondo dei caffè specialty e quindi delle miscele sempre più selezionate. La seconda notizia è che il 2020 in Europa l'Italia è stato il caffè con più tonnellate di caffè tostate e questa è veramente una cosa strana, non tanto perché sappiamo quanto in Italia il caffè sia importante e quanto se ne consumi, ma di solito la Germania la fa da padrona.
sia per il fatto che sono di più come popolazione, I tedeschi sono bravissimi a esportare, ma anche perché il consumo pro capite dei paesi del nord, proprio per come loro bevono il caffè, è un caffè più lungo, un caffè più in tazza grande, fa sì che loro consumino molto di più, quindi mi stupisce che l'Italia sia prima, ma ovviamente mi inorgoglisce. Poi in questa ricerca si parla anche di questi dati come in realtà possono non essere precisi, però di certo l'Italia in questo anno ha vinto, seguita appunto dalla Germania, e poi molto distaccati c'è la Francia, l'Olanda, la Spagna e la Svezia. La Svezia è la cosa che più mi stupisce, perché rispetto alla popolazione che ha l'Italia o la Germania è una popolazione piccolissima, quindi o sono molto bravi nell'export, oppure come vi dicevo loro hanno delle abitudini di consumo del caffè dove che mentre noi italiani per fare una tazzina espresso perfetto abbiamo bisogno di 7 grammi, per fare una tazza che si beve in Svezia la quantità di grammo di caffè pro capite per fare quella tazza di caffè è ben più ampia, e quindi non ci dobbiamo troppo stupire di questo dato che in realtà è molto sorprendente. Poi vi volevo parlare di un'altra notizia, che è quella dei caffè più costosi al mondo. Come sapete ci sono anche delle aste del caffè che si fanno tutti gli anni, e soprattutto ci sono le certificazioni specialty che dopo che la Specialty Coffee Association valuta quel caffè tramite degli assaggiatori, gli attribuisce un punteggio, sopra gli 80 punti si può considerare specialty, e poi tra i top dei top c'è appunto un'asta che fa sì che in questo anno il caffè più caro al mondo sarà il Geisha di Panama, da 4.900 euro al chilogrammo. Ovviamente parliamo di prezzi assolutamente folli, non per noi comuni mortali. È un dato simpatico che vi voglio raccontare, addirittura arrivare a battere a 4.900 euro al chilo un caffè è veramente qualcosa di incredibile. Quello su cui però vi vorrei far portare l'attenzione è di come una certificazione o un punteggio attribuito agli specialty faccia veramente triplicare, se non di più, il valore di una produzione. Quindi non mi stupirei se tra 10 anni a una trasmissione come Report si vada a indagare su come vengono attribuiti questi punteggi. Al di là di una speculazione ci può essere dietro i specialty coffee, perché c'è un mondo di soldi dietro, sicuramente uno specialty coffee è 100.000 volte meglio ai caffè normali che si trovano nei supermercati. Quindi volevo fare una piccola polemica su come un piccolo numero a volte rende appunto specialty un caffè, però qualsiasi specialty è 1000 volte meglio della media dei caffè che si trovano al supermercato. E infine una notizia di Caffè Borbone, che come sapete sta andando verso una transizione ecologica, passando sempre più a un impatto ecologico inferiore, e quindi tutti gli incarti, il compostabile, che già ne abbiamo parlato negli altri video che vi rimando a guardare, aggiunge una novità che tra l'interporto ferroviario di Nola e la stazione di Marcianise a Caserta inizierà a utilizzare i treni per portare le sue produzioni in Piemonte e Lombardia, sostituendo quindi il trasporto ferroviario al trasporto in gomma, che come sapete per tonnellate di CO2 emesse all'atmosfera è di molto più impattante verso l'ambiente. Quindi è una buona notizia. Che siamo contenti, perché sappiamo quanto appunto il trasporto su gomma inquini, e quindi che Borbone con tutta la loro produzione inizi a usare i treni ci fa solo che piacere. Io nel mio piccolo, nella mia torrefazione ad esempio, ho fatto una scelta ecologica nel scegliere una macchina tostatrice del caffè elettrica e utilizzando energia elettrica esclusivamente prodotta a fonti rinnovabili, in maniera tale da non avere impatto per quanto riguarda appunto il consumo e la produzione del mio caffè. Tutti ci dobbiamo impegnare nel nostro piccolo, io l'ho fatto, Borbone lo fa su un'altra scala, fatelo anche voi perché l'ambiente è importante, e ovviamente non sarò io il primo o l'ultimo a dirlo. Bene, ora andiamo a vedere chi premiare di settimana scorsa. Chi ha commentato il video è iscritto al canale e mi fa sempre piacere premiarlo. Allora, questo è il video di settimana scorsa, vediamo i commenti e vediamo chi viene sorteggiato. Roberto, complimenti, hai vinto tu. Scrivimi alla mail in descrizione e ti farò recapitare uno spero gradito omaggio. Per tutti gli altri fatemi sapere se questa rubrica di notizie vi è piaciuta, e quindi la proseguirò appena ci saranno altre notizie rilevanti da raccontarvi. Altrimenti raccontatemi nei commenti cosa volete che settimana prossima alle 2 vi parli. Per tutti gli altri ci sentiamo sul gruppo Facebook che avete già apprezzato e in cui mi scrivete tantissimi commenti, e si sta creando veramente una bella community. Per tutti quelli che si vogliono iscrivere al gruppo Facebook basta un acquisto dal mio sito e entrerete a far parte di questa community di appassionati del caffè. Vi saluto e a sabato prossimo.